Il passato prossimo, uno dei tempi verbali passati italiani più importanti e più usati. Ma cosa succede se unisco i pronomi diretti con il passato prossimo? Beh, lo vediamo in questo video. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se sei nuovo su questo canale ti invito ad iscriverti, così non ti perderai tutti i prossimi contenuti per imparare l'italiano e conoscere l'Italia. Inoltre supporterai anche il mio progetto. Come sappiamo, il passato prossimo si può formare con l'ausiliare essere o avere. E ne ho parlato in questo video, dove spiego che quando usiamo l'ausiliare avere per formare il passato prossimo di un verbo, allora il participio passato non cambia mai. Ma quando uso l'ausiliare essere, la desinenza del participio passato cambia in base al soggetto maschile, femminile, singolare o plurale. Quindi se sono un uomo dico sono stato all'osteria da Pino e ho mangiato bene. Se sono una donna dico sono stata all'osteria da Pino e ho mangiato bene. Come puoi notare, la desinenza del verbo cambia con il verbo essere, ma non cambia con il verbo avere. La stessa cosa succede ad esempio se usiamo un soggetto plurale. Siamo stati all'osteria da Pino e abbiamo mangiato bene. Il participio passato stati cambia, però mangiato rimane uguale. A questo punto arriviamo al tema del video di oggi, perché infatti c'è una regola nella grammatica italiana che dice questo. Quando uso un pronome personale oggetto insieme al passato prossimo, il participio passato si declina in genere e in numero del pronome che ho usato. Ma vediamo subito degli esempi che è più chiaro. Hai mangiato la crostata? Sì, l'ho mangiata tutta. Vedi cosa è successo? Il pronome personale femminile la ha trasformato la desinenza del participio passato di mangiare, che concorda con il pronome, e quindi dico mangiata. Il pronome la diventa L con apostrofo ogni volta che si trova davanti ad una vocale, o comunque un suono vocalico, come O in questo caso. Posso dire anche, hai mangiato la crostata? Sì, ho mangiato tutta la crostata. Però non voglio ripetere il nome crostata e quindi uso il pronome la. La stessa regola di la e lo funziona con i pronomi plurali le e li. Hai mai provato i limoni di Sorrento? Sì, li ho provati in vacanza ad Amalfi. Anche qui vedi che il participio passato provati concorda con il pronome li. Hai mai visitato le cascate delle Marmore? Sì, le ho visitate l'anno scorso. Il pronome le trasforma il participio passato in visitate. Quindi abbiamo parlato dei pronomi diretti di terza persona, singolari e plurali, quindi lo, la, li e le. Ma come funzionano tutti gli altri? Mi, ti, ci, vi? È semplice perché in questo caso se ho dei pronomi femminili o plurali posso decidere se concordare o non concordare il participio passato con i pronomi. Vediamo degli esempi. Abbiamo salutato Marco, ma lui non ci ha visti. Qui posso dire anche abbiamo salutato Marco, ma lui non ci ha visto. Quando avete contattato Luigi,
lui vi ha aiutati. Quando avete contattato Luigi, lui vi ha aiutato. Entrambe le alternative, anche qui, sono valide. Non mi hai mai amata. Non mi hai mai amato. Quando mi hai guardata, mi sono innamorata. Quando mi hai guardato, mi sono innamorata. Quindi, quando usi i pronomi mi, ti, ci, vi, puoi scegliere se declinare il participio passato alla forma dei pronomi oppure non declinarlo. Dimenticavo di dirti, inoltre, che queste regole dei pronomi non sono solo valide con il passato prossimo, ma in generale con i tempi composti di tutti i modi verbali. Proviamo a vedere anche degli esempi con un altro pronome, il pronome partitivo ne. Ne si può usare con tutte le forme del participio passato, maschili, femminili, singolari, plurali. Quanta pasta hai cucinato? Ne ho fatta molta. Qui ne è seguito da una forma femminile singolare. Hai preparato il caffè? Sì, ne ho già bevuto un po'. Sì, ne ho già bevute 2 tazzine. In queste 2 risposte abbiamo usato la forma maschile singolare e quella femminile plurale. Hai messo lo zucchero? Sì, ne ho messi 2 cucchiaini. E infine, in quest'ultimo esempio, abbiamo il maschile plurale. Se hai dubbi su come usare il ne in italiano, ti consiglio questo video specifico che ho fatto sull'argomento che sono sicuro che ti aiuterà molto. Bene, io spero che dopo questa lezione l'uso del passato prossimo con i pronomi sia un po' più chiaro. Mi raccomando, fammi sapere qua sotto nei commenti se è tutto chiaro o se hai ancora delle domande sull'argomento. Ti invito a dare un'occhiata al mio sito web qua sotto in descrizione per fare degli esercizi o per prenotare una lezione di prova di italiano con me. Bene, io ti aspetto in un prossimo video che sicuramente troverai interessante e alla prossima. Ciao, buono studio!